Ciao a tutti, eccoci qui con una nuova puntata di Forzinet. Oggi è dedicata completamente a Temptation Island, che praticamente si è conclusa con un tris di puntate storiche, soprattutto dal punto di vista dei risultati. Secondo me ci sono stati diversi colpi di scena. Nella puntata finale, anche complici di spoiler, non ci sono stati grandi sussulti, però sicuramente la storia che ha regalato i maggiori colpi di scena contro ogni pronostico, almeno dal mio punto di vista, sarà quella tra Rosario e Lucia ed è proprio questa da cui voglio partire. Allora, inizialmente io avevo detto che mi sembrava una coppia più equilibrata e di fatto è stato così, pensavo anche che sarebbero usciti insieme, infatti sono usciti insieme almeno proprio da Temptation Island e poi però nel mese dopo si è sviluppato un qualcosa che non mi sarei mai aspettato. Di fatto Lucia ha fondamentalmente organizzato questo teatrino con il tentatore per cercare di far ingelosire Rosario e quindi lì ho capito che comunque Lucia avesse un piano, come aveva tra l'altro anche detto lei stessa nei falò precedenti a Filippo Bisciglia. Però a quel punto ha cambiato qualcosa che non mi aspettavo, cioè che lei si è continuata a sentire col tentatore e non solo, perché al di là della chat di gruppo, la chat di gruppo alla fine la fanno tutti in quelle edizioni, quindi che Rosario fosse o meno d'accordo era abbastanza relativo, però lo scandalo, tra virgolette, o comunque la cosa che meno mi aspettavo era che lei addirittura arrivasse a vedersi con il tentatore, qualcosa che ovviamente da Lucia non mi aspettavo. Poi, allora, mettiamo da parte il fatto che possa essere una coppia finta, perché ho letto molto e ho sentito molti commenti sul fatto che questa possa essere una coppia finta. Io parto dal presupposto che essendosi presentata a Temptation Island sia una coppia vera, poi se è finta o meno è un altro discorso, però mi baso su quello che ho visto e quello che ho visto non mi è affatto piaciuto perché Lucia secondo me è stata veramente pessima, è uscita malissimo, è quella che è uscita peggio. Allora, a livello televisivo bisogna fare una distinzione, a livello televisivo sicuramente è quella che ha regalato il colpo di scena principale, quindi è stato un colpo da maestro a livello televisivo, anche in questo caso, ma dal punto di vista umano si è comportata veramente, veramente male, perché addirittura lei ha continuato a negare anche quando Filippo Bisciglia aveva fatto vedere il video della confessione del tentatore, in cui rivelava che appunto oltre a sentirsi si erano anche visti in luoghi neutri, praticamente in città neutre, in una città neutra, quindi il fatto di aver continuato a negare, poi messa alle strette, quando comunque, perché l'ha detto anche lei stessa, sapeva che avrebbe potuto dimostrare il contrario, ovvero che si erano visti effettivamente, è stata costretta ad ammettere quanto fatto. Non c'è stato un tradimento, non lo so, non ne ho idea questo, se sia stato un incontro semplicemente amichevole o se addirittura siano andati oltre. Ma sta di fatto, anche perché ha lasciato intendere qualcosa il tentatore, ha lasciato intendere qualcosa perché ha detto che era disponibile, si sarebbe reso disponibile per Rosario per aggiungere eventuali dettagli poi in privato, quindi sarebbe pure forse successo qualcos'altro e non mi sorprenderei a questo punto perché Lucia devo dire che ha fatto un downgrade clamoroso per quanto riguarda i miei occhi almeno, per quello che vedevo. Io pensavo che veramente non potesse arrivare a tanto, così come lo pensava Rosario. Rosario secondo me ne esce in maniera pulitissima, nonostante anche lui abbia le sue colpe. Però se poi vai a mettere le due questioni sul piatto della bilancia è chiaro che pende nettamente a favore di Rosario per quanto riguarda la buona riuscita a livello televisivo, no? Ne esce sicuramente meglio lui, nonostante appunto la gelosia, nonostante diversi errori da parte sua, il fatto che non siano mai andati a convivere, che gli abbia promesso anche che poi non si sia verificato. Quindi errori da parte di tutte e due, ma Lucia veramente è stata pessima. Poi mi sposto sulla coppia tra Valerio e Sara, che secondo me è l'altra coppia che ha colpito di più il pubblico, almeno ha colpito me personalmente. Non tanto il post quanto il falò di confronto, è stato un falò estremamente intenso ed emozionante, un falò che veramente forse è stato il più emozionante e forse anche il più vero di tanti altri, non so se della storia del programma, però sicuramente uno dei più veri in assoluto, perché sono uscite veramente tutte le emozioni, sono venute fuori tutte le emozioni. Valerio mi è piaciuto molto, nonostante si sia spinto oltre. Con la singolare forse avrebbe potuto frenarsi prima ed evitare il bacio e quindi chiamare il falò di confronto prima che tutto ciò accadesse. Però mi è piaciuto molto perché ha avuto il coraggio, ha avuto le palle di chiamarlo il falò e di prendersi le sue responsabilità. E Sara allo stesso tempo, che avevo giudicato male inizialmente,
ho capito che era una ragazza che comunque aveva bisogno di attenzione, cercava affetto, e non è cattiva, e soprattutto l'ha dimostrato al foro di confronto quando è andata addirittura ad abbracciare Valerio, nonostante in quel frangente fosse in torto Valerio per il tradimento fatto, no? Poi non ci dimentichiamo che lei ha incontrato altre persone nei parcheggi, dei caffè, questo non ce lo dimentichiamo. Quindi errori da parte di entrambi, con il tradimento anche di Valerio precedente addirittura, quindi quando stavano insieme prima. Però il falò è stato veramente intenso e è riuscita a venire fuori tutta la verità che c'era in quella relazione. Sara sarebbe andata avanti, l'ha detto anche un mese dopo a Filippo Bisciglia. Valerio invece ha capito che non c'era più amore e che non avrebbe avuto senso andare avanti, si sarebbero soltanto fatti del male, e secondo me ha preso la decisione giusta alla luce di quanto accaduto. Poi con la single vedremo cosa succederà. Io li vedo affiatati e li vedo con una bella coppia, però diciamo che nel contesto di Temptation Island è un conto, la vita reale poi all'esterno è completamente diversa e bisognerà conoscersi bene, quindi potrebbe anche non durare, non ne ho idea, mi auguro per loro che duri. Però sicuramente questa è stata l'altra coppia che mi ha colpito molto per quell'intensità che è riuscita a trasmettere, un falò veramente vero, reale ed emozionante, e quindi da qui io credo che ne escano tutti, grazie proprio a quel falò, molto bene, perché non c'è una vittima e non c'è un carnefice, come in tutte le coppie, nel senso che comunque bene o male le colpe ce l'hanno entrambi in generale, però qui è proprio un 50 e 50, la situazione si è resettata, e credo che poi Valerio ne ha parlato anche benissimo di Sara, quindi credo che possa anche in futuro rimanere un rapporto comunque di stima e di affetto, nonostante comunque si siano fatti anche del male a vicenda. La coppia di Antonio e Valentina invece pensavo fosse la prima che sarebbe uscita separata, e invece a sorpresa un po' sono usciti insieme, anche se sembrerebbe un po' tutto organizzato, perché Antonio comunque ha giocato molto con il fatto di avvicinarsi alle single, ad una single in particolare, più che altro l'ha fatto in un frangente, ovvero nella parte finale del programma. Non so se prima comunque l'avesse fatto apposta o meno, però sembrava molto una caricatura del suo personaggio. Più volte diciamo, l'ho paragonato a Pio di Pio Amedeo, e non è diciamo, un paragone casuale, quindi forse anche lui ha estremizzato quanto fatto, comunque ha estremizzato il suo carattere con determinate cose, Gazebo, che tra l'altro si è anche rotto, mi dispiace, la tribuna Posillipo, tutte le varie vicende. Poi io non nego che le reazioni siano state anche autentiche, però penso che potrebbero essere state un po' esasperate. Il tutto si è concluso con una proposta di matrimonio, ripeto, sembrerebbe un po' tutto organizzato così. Però di fatto ha fatto la sua figura anche Antonio, e secondo me ne è uscito a livello di personaggio benissimo, per come era partito ne è uscito benissimo, è uscito come personaggio simpatico, è uscito insieme alla fidanzata con la proposta di matrimonio, quindi secondo me meglio di così era difficile finire per Antonio per come era partito. Poi arriviamo ad Angelo e Maria Concetta, che secondo me sono stati la coppia più piatta e più insignificante anche a livello televisivo, a livello di programma, perché mi ha coinvolto veramente poco, non ho avuto chissà quali riscontri, l'unica, diciamo, nota di merito è il toporatto, la parola toporatto che ha utilizzato spesso, anzi, addirittura ha un po' abusato di quella parola poi nel confronto con Bisciglia un mese dopo, perché sapeva comunque che aveva avuto una certa rilevanza a livello social, e quindi fondamentalmente io credo che in questa storia Angelo si sia rivelato un traditore seriale, perché l'ha fatto nuovamente, nonostante tentasse addirittura di riavvicinarsi a Maria Concetta, quindi anche se in quel caso fondamentalmente erano mezzi separati, mezzi lasciati, e quindi forse era il momento sotto quel punto di vista in cui gli poteva essere concesso di più, però se vuoi riconquistare una donna non puoi poi andare a fare quello che vuoi con le altre. Quindi secondo me è stato l'epilogo inevitabile e scontato che ci poteva essere tra i due, però secondo me è una coppia veramente molto molto piatta, così come è stato anche il falò di confronto. Per quanto riguarda invece la coppia tra Sonia B e Simone sempre corriferito, sempre protagonista e diciamo molto egocentrico, però ha deciso di mettersi un po' in secondo piano con la famiglia. Chiaramente non mi aspettavo questo esito, cioè una volta visto il falò di confronto pensavo che non sarebbero tornati insieme.
di fatto c'è un bambino di mezzo perché a quanto pare Sonia B sarebbe incinta, quindi di fatto credo che quello sia l'anello di congiunzione che li abbia portati a tornare insieme o quantomeno a riavvicinarsi. Però basterà per portare avanti una relazione? Io non lo so, perché comunque quello che ha detto Simone nel corso del programma e quello che ha fatto è stato bello, bello pesante. Poi magari può essere anche vero che lui abbia capito quello che ha capito, ma onestamente non so come Sonia faccia a digerire sia il bacio con la single, ma tutto il resto anche, tutto il resto che ha detto, tutte le altre parole che ha detto. Quindi, cioè, adesso ha detto che vuole mettere in primo piano Sonia e il loro futuro, insomma, figlio, bambina, quello che sarà. Però fino a qualche settimana fa a Temptation Island addirittura ha detto che comunque venivano prima i cani di Sonia, che per carità anche io provo un affetto incredibile per il mio di cane, però sentirselo dire secondo me per una ragazza non è proprio il massimo, non è proprio bellissimo, ecco. Quindi io non so quanto durerà effettivamente questa coppia, mi auguro per loro e per la famiglia che veramente riescano a trovare un equilibrio diverso rispetto a quello che finora c'è stato, che di fatto almeno negli ultimi anni era stato abbastanza precario. E poi arriviamo a Marco e Denise. Marco e Denise sono usciti prima separati, poi hanno fatto un nuovo confronto richiesto da Denise e sono usciti insieme e poi alla fine dopo un mese si sono ritrovati nuovamente separati. Secondo me Marco per orgoglio praticamente ha deciso di non proseguire la storia con Denise, ma credo che appunto il sentimento, non dico fosse svanito, ma fosse sicuramente diventato minore, come hanno spiegato anche i stessi protagonisti poi a Bisciglia a un mese di distanza dallo svolgimento del programma, quindi credo che questo epilogo ci potesse stare, insomma, Marco ha fatto le sue considerazioni. Quello che ha fatto Denise all'interno del villaggio non è così grave, quantomeno non rispetto anche ad altri, a quello che hanno fatto altri. Poi ovviamente il perdono è anche soggettivo, ognuno ha la sua capacità di tolleranza e di perdono, ma credo che come hanno detto loro stessi ci fosse qualcosa in più sotto e quindi per questo motivo loro sono separati. Poi non è detto che si possano reincontrare e rincrociare successivamente, anche se Marco ha fatto veramente un bel gesto dando comunque il tempo a Sonia, se scusate, a Denise di metabolizzare e di prendersi il suo tempo lasciandolo praticamente a casa sua, cioè se n'è andato lui. Poi non escludo chiaramente che Denise lasci quella casa perché comunque questo è il tempo che gli ha dato Marco, però che le ha dato Marco. Però comunque è stato un bel gesto, avrebbe potuto, essendo casa sua, anche mandarla via subito, invece comunque è stato molto molto comprensivo. Poi vedremo come si svilupperà eventualmente. Per quanto riguarda invece Sonia M e Alessio, che ripeto, per me resta uno dei peggiori personaggi TV, ma ha fatto una sorta di redenzione, è tornato sui suoi passi, probabilmente anche rivedendosi. Ha detto anche lui stesso che quello non era lui, era un po' in stato alterato. Infatti poi un mese dopo si è presentato con il sorriso sulla bocca che praticamente non aveva mai avuto nei precedenti falò, penso che abbiano battuto il record perché hanno fatto 3 falò e 5 richiesti, perché praticamente primo richiesto da Sonia rifiutato da Alessio, per il secondo chiesto da Alessio rifiutato da Sonia, poi Alessio l'ha richiesto nuovamente, si sono incontrati, si sono usciti separati, l'ha richiesto Sonia qualche giorno dopo e sono usciti nuovamente separati, poi l'ha richiesto Alessio e sono usciti insieme, quindi praticamente un po' l'ha comandata lui la coppia in quel frangente e nel programma. Successivamente nel mese dopo però ha preso le redini in mano Sonia, anche un po' prendendo le difese di Alessio e giustificando e spiegando la sua scelta che è legittima, anche se comunque io non la condivido per quello che ha detto e per quello che ha fatto Alessio lì. Poi sicuramente lei lo conosce meglio, quindi credo che abbia le sue ragioni per tornarci insieme, quantomeno per dare un'altra possibilità. Io credo che lui, avendo capito la figuraccia fatta, poi abbia deciso appunto di tornare un po' indietro e di cercare di spiegarsi e di limitare comunque quanto fatto precedentemente, perché finora, fino a quel momento, fino ai falò, non si era mai scusato, era sempre rimasto sulla sua posizione, forse nell'ultimo era diventato un pochettino più accomodante e già lì io credo che forse aveva iniziato a rivedersi in televisione, immagino. Rivedendo poi tutta la stagione o quasi, ha capito insomma di aver sbagliato in pieno e di essersi comportato male e quindi si è scusato, ha fatto un passo indietro, ma non so se queste siano lacrime di coccodrillo, se siano scuse sincere. Poi lo valuterà Sonia M insieme a lui. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forsinet. Ciao!